Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Vi ricordo prima di iniziare che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni di mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura, andiamo innanzitutto ad inquadrare le energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Troviamo l'orso. Per tutto questo può fare riferimento a una figura importante per voi che vi può sostenere, vi può proteggere. Può essere anche una vostra energia che indica forza, coraggio, determinazione e resistenza, perché magari sono caratteristiche che vi servono per sopportare o supportare alcune, diciamo, persone e alcune situazioni che state vivendo in questo momento. E poi troviamo il cane. Anche questa può fare riferimento a un vostro modo che vi può aiutare tantissimo a gestire le varie cose, e cioè con pazienza, con costanza, con fedeltà a voi, ai vostri desideri, alle vostre idee, soprattutto a voi stessi come persone, e poi può indicare una situazione che va comunque a tranquillizzarsi, a rasserenarsi. In realtà può riferirsi anche a una persona che vi può aiutare, magari è la stessa che pur essendo molto forte, molto autorevole, può addolcirsi, può venirvi maggiormente incontro e vi può aiutare, oppure sono due persone differenti e che vi possono aiutare in più aspetti della vostra vita. Comunque si vede una settimana di forza, di resistenza, di costanza, magari state preparando il terreno per un nuovo inizio o dei progetti nuovi, o anche per godere semplicemente di alcuni eventi che possono avvenire soprattutto verso la fine della settimana, eventi felici, di gioia, di comunicazione, quindi in spensieratezza. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo, andiamo avanti con l'ambito amore. Amore, coppia single. Alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e far vostre queste indicazioni, dove troviamo il mughetto che ci parla di felicità sia ritrovata, magari nelle situazioni più complesse, sia anche ripresa di comunicazione, di riequilibrio delle situazioni, quelle più difficili e compromesse, anche riuscire a vivere dei bei momenti, quindi se va tutto bene le cose continueranno a procedere bene. Diciamo che c'è una bella energia soprattutto nella prima parte, poi può cambiare qualcosa nel corso della settimana, l'agenzia porta un po' di conflitto, un po' di tensione. Può essere a causa di divergenze, idee diverse, magari di fare attenzione un po' alla comunicazione, perché alcune cose possono essere fraintese. E poi troviamo Narciso. A proposito di fraintendimenti, ecco, l'umore e le emozioni possono essere molto forti in questo periodo, forse perché comunque vi viene chiesto intorno a voi di impegnarvi tanto, di portare pazienza, di sopportare forse alcune cose, e allora questa pesantezza fa nascere un po' di conflitto e di situazioni poco chiare. Infatti il narciso può sia fare riferimento all'avere a che fare, e spero che non sia assolutamente il vostro caso, con una persona narcisista, o semplicemente con degli atteggiamenti che possono dare un po' fastidio e quelli causare un po' di tensione. Può essere
anche qualche riferimento a un'amicizia o a un familiare. Per i single queste carte vogliono dirvi che, magari c'è un nuovo inizio, c'è una nuova possibilità, un interesse, un coinvolgimento che al momento potrebbe essere un po' superficiale o forse chiaramente per un'avventura o un'amicizia e quindi di sviluppi onestamente per le cose che sono già in corso possono essere difficili. Magari queste vi stanno dicendo che forse è meglio fare le vostre valutazioni, cercare di capire se è il caso di coltivare ancora un certo tipo di interesse e di coinvolgimento o se andare oltre. E adesso vediamo quali sono le indicazioni per le questioni più pratiche del lavoro finanza e troviamo la carta dell'artista. Ecco, questa si riferisce, è vero, alla creatività, alle rivelazioni, alla gioia, all'entusiasmo, quindi tutte caratteristiche che ci possono aiutare ad affrontare al meglio, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di portare avanti dei progetti che hanno bisogno di tempo proprio per realizzarsi, per manifestarsi. Magari semplicemente alcune cose possiamo realizzarle immediatamente se si tratta di quei progetti proprio da realizzare anche nel corso della settimana. Io direi che invece per quelli più importanti, che sono determinanti per voi, per il lavoro, per investimento sia di denaro che di energie e di impegno, e allora qui, come abbiamo visto, ci vuole più forza, più coraggio, più determinazione anche per andare a superare dei dubbi, degli ostacoli che in realtà potete assolutamente superarli. Però c'è la carta Belvedere, quindi in qualche modo la fase iniziale ha bisogno di valutazione e di osservazione, quindi se state aspettando delle notizie, delle informazioni, magari possono non arrivare in questo momento, quindi dovete mettervi lì comunque in attesa. Altrimenti si può fare qualche sollecito, si può fare un qualcosa per smuovere le acque. Potrebbe essere un periodo, un momento difficile, quindi secondo me più che altro è capire e comprendere che cosa desiderate, cercare di eliminare le cose che non hanno funzionato, le cose che non vanno bene e che appunto non volete più continuare avanti. Una volta fatto questo potete proprio preparare il terreno per nuove situazioni e nuove possibilità. Questo vale effettivamente, anzi io direi soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro e chi vuole fare grandi cambiamenti in questo ambito. Quindi proprio si deve preparare il terreno, magari cercare degli alleati, delle persone che vi possono stimolare, aiutare, proteggere, sostenere e anche darvi proprio dei suggerimenti pratici. Quindi c'è la possibilità proprio di aprirsi adesso a nuove situazioni e questo è il momento favorevole per farlo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!